Amici, abbiamo chiuso le valigie e siamo venuti a prenderci la coppa. Benvenuti a Berlino. Era giusto quei 18 anni che aspettavo di fare questa battuta da boomer. Posso chiamarti Beppe fino a quando siamo a Berlino? Se vuoi essere chiamata Fabio. Prima tappa, East Side Gallery, è la parte che è rimasta del muro e che è stata decorata da 118 artisti nel 1990. Super figo. È stato trasformato in una galleria d'arte a cielo aperto lungo 1,3 km. È stato decorato a partire dal 1990 con la caduta del muro di Berlino ed è assolutamente bellissimo. Chiaramente con tutti i murales belli, colorati, mega vivaci che ci sono, Franci l'apertura ha deciso di farla su quello più minimal di tutti. Sì, a me piacciono le cose minimal. Ci facciamo una passeggiatina prima di portarvi a mangiare con noi. E sì, avremmo voluto fare l'apertura da questo spot, ma come potete vedere non è tanto possibile. Un cheeseburger. Franci, per me tutto, grazie. Paninazzi. E ora con questa fantastica gru come sfondo ci spacchiamo dei burger che da quello che ci avete detto, ragazzi, dovrebbero essere una roba Devastante. Vai Giano, è il tuo momento. Allora raga, piccola premessa, noi non siamo soliti andare nei posti super turistici dove va tutta la città, perché ci piace di più parlarvi dei posti che in pochi conoscono, ma in questo caso ce l'avete detto praticamente tutti, abbiamo visto le foto e sembrava veramente spaccassero, Che si fredda! non potevamo non venire. Franci ha preso un regular e io ho preso un regular double. Ci sono tanti panini, ne hanno tante versioni, volevamo provare il classic. Questo, ragazzi, non vi devo spiegare, vero, che cos'è uno smash burger, ve l'abbiamo già spiegato 1000 volte in altri video, andatevi a vedere quelli di New York. Io magno. Crosticina bella croccante, reazione di Maillard perfetta. Devo dire, il burger non è sottilissimo, ha un suo spessore, ma comunque ha la crosticina bella riuscita, diciamo così, è molto goloso. Comunque dimmi quello che vuoi, è sempre una festa quando si mangia l'hamburger. Vai, fagli vedere chi sei. Questo anche è Franci friendly da un punto di vista di morso, perché di solito Franci ha dei grossi problemi nel mordere i burger. Buono. Vero che è bello crosticinoso, però non è super sottile, ci sta. E sai cosa mi piace? Che il formaggio si sente. Sì, la parte formaggiosa è importante. Il bun è super morbido. Abbiamo una svalangata di patatine, considerate che questa qua è la porzione per uno. Esatto. E sono super croccanti. Questo posto ha più di una location, noi siamo venuti in quello che ha solo il chioschetto per la strada. Riparto con il mio smash. Abbiamo pagato per tutto quello che avete visto, quindi una pata, 2 burger da bere e le salse 26,30 €, che mi sembra un prezzo giusto, buono buono, ok? Che questa è la città del kebab, però raga l'hamburger non si comanda, poi se smash. Come sei un uomo Con la gru dietro, la gru dietro fa molto uomo alfa. Miglior smash burger in town? Non lo so perché è il mio primo, però devo dire che si difende molto bene. Un plauso al quantitativo di patatine e di salse. Che è veramente smodato. Se siete in due prendete solo una patatina. D'altronde qual è il claim? Ah sì, il claim è bellissimo, the best bad food in town, mi piace tantissimo. Franci, soddisfatta? Sì, e questo è solo il riscaldamento, ragazzi. Ho un po' paura. Non abbiamo mica finito qui, Pausetta di riflessione nel nostro alberghetto. Siamo in un posto che si chiama The Social Hub, super giovane come piace a noi. Oh, è occupato il ping-pong. Voglio fare una partita di ping pong? Sì, voglio distruggerti. Che tenera Franci che vuole sfidarmi a ping pong pensando di vincere. Non fa dei rumori strani. No, 9 a 7 brutta 9 a 7, No, 10 a 7. Franci, hai 3 match point, vedi di giocarteli bene. No! Il primo match point è svanito, cari amici, 10 a 8. Ma va capito, si chiede scusa, E comunque c'è ancora la rivincita. Aggiornamento partita, la seconda l'ho vinta io, purtroppo. Hai vantaggi. Franci si rifiuta di fare la bella. Sono stanca, mi riposo un sì. attimo e poi vediamo. Certo. So, sein erster Abschluss. Rasmus Heulunds in diesem Spiel. La bazza incredibile, ragazzi, è che non sapevo che nell'albergo in cui siamo c'è un cortile gigante con un maxi schermo ancora più gigante, quindi mentre ve la chillate potete guardarvi gli europei. E quindi giovedì sera mi sparo Spagna-Italia. Come no? Andiamocela fuori. Come andiamocela fuori?
Ma io me ne frego perché tanto c'ho NordVPN, tac. Come credo ormai tutti voi sappiate, NordVPN è quel servizio che vi consente di navigare in modo anonimo e sicuro quando vi connettete alle reti pubbliche. In questi giorni cade a fagiolo, mi devo guardare la nazionale che gioca agli europei e quale migliore occasione per sfruttare NordVPN? Soprattutto perché al ristorante in cui ho prenotato non trasmettono la partita dell'Italia. Grazie Billy, so che posso sempre contare su di te, sei straordinaria. Ma veniamo alla succulenta offerta. Vi lasciamo in descrizione, in sovraimpressione, il link per accedere a un super sconto. Se aderite al piano 2 anni avete 4 mesi di abbonamento extra e fino a 20 GB su Saily, la nuova app sviluppata da NordVPN che vi consente, Glielo dico io che cosa vi consente. ve lo dice Franci, Che vi permette di attivare una SIM virtuale quando vi trovate all'estero e non potete utilizzare il vostro piano telefonico standard. E se cambiate idea, c'è sempre l'opzione soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Allora, per consolare Giano del fatto che non vedrà la partita dell'Italia, lo porto a mangiare un bel panozzo. deve essere buono buono, Io ripongo grandi aspettative su questo posto. Secondo me è coloso, porcoso, adeguato alle tue esigenze. Potresti già avermi comprato, l'Italia è un lontano ricordo. Allora, nell'ansia di essere i primi, di trovare posto, Nell'ansia tua, di stare vicino alla finestra, eccetera, sono le 5 del pomeriggio. Secondo me ci guarderanno e diranno: ma questi alle 5 del pomeriggio vogliono venirsi a mangiare un panino, ma non hanno niente di meglio da fare nella vita. Neanche alle molinette mangiano così presto. Questo è una nuova apertura, se mi sono documentata correttamente, dove potete mangiare piattini in condivisione, cocktail, birra. Voglio di addentare perché sto sbavando. Allora aggiungo io, abbiamo ordinato un panino che è l'unico che fanno qua, che è un panino con... Adesso vi diciamo cosa c'è dentro, fatecelo addentare. E poi è arrivato un flatbread bellissimo con cozze e salsa aioli, che l'abbiamo visto, abbiamo visto le foto su Google, devo dire ci ispiravano tutti i piatti in questo posto. Abbiamo preso delle patate come side. Ora assaggiamo e vi facciamo sapere. Allora, come potete vedere questo panino non è coloso e sbrodoloso di più, perché c'è una pozza sul fondo data dai succhi della carne. Per prenderlo in mano vi sporcate tutti e la cosa già mi esalta e vado di morso. No vabbè, È buono. è divino. È una sorta di roast beef tagliato fine, ma soprattutto è super coloso, mega juicy, pieno di succo. Formaggio? No, è una salsina, Allora, visto che tanto ti devi sporcare. oddio, secondo me bisognerebbe utilizzare le forchette, le posate. Continuerei con forchette e coltello. Buonissimo. Faccio una cosa che non si può guardare. Finire un hamburger col coltello e forchetta perché Franci me l'ha completamente spappolato. Perdonatemi, lo so, non si può vedere. Inutile dire che se venite qua questo panino va ordinato. Assaggiamo anche un pezzettino di cetriolo, bello acidino. Allora, devo dire questo flatbread è una delle cose più belle che ho visto guardando le foto dei piatti di questo posto. Allora, innanzitutto è morbidissimo. Poi mi intriga molto quella salsa aioli con le cozze. Con le cozze, io non me l'aspettavo. Non la cosa più leggera del mondo, ragazzi. Che mega unto. Perché è un po' untino, però è buono. Ha la morbidezza, perfetto. Avrei preferito un condimento meno grasso sopra, ma nel complesso tutto molto porcoso. Vi piacerà? Che combinazione sono le cozze con questa salsina? Ma c'è anche dello zafferano, anche perché sennò questa colorazione alla salsa non la dai. Sì, diciamo che l'unto spinge, È buono qui, è buono qui. Quando è arrivato questo piattino, io ho pensato, ma no, io volevo le classiche patate fritte a fiammifero. E invece no, non sapevo di volere esattamente questa cosa qua, con una polvere di rosmarino sopra. Goduriosissimo. Potevamo secondo voi farci mancare questa Coppa del Mondo? Dato che è improbabile che l'Italia vinca Non la dire i Coppa- mondiali perché non sono i mondiali. Vabbè, insomma, raga, siamo qui per il gelato, che non so neanche se è un gelato. Allora, la parte sopra è solo panna, caramello e noccioline. È salato. Fammi andare giù. Banana, caramello salato, noccioline e panna. Sento anche dei biscottini. Ma chi ha inventato sta roba qua è un genio. Vedo delle noccioline e anche dei pezzettini di mousse. Se invece scavi, effettivamente invece in fondo c'è banana, ma è un gelato quello in fondo. Che voto gli dai? Ma è buonissimo. Da 1 a 10? Io non sono per queste cose qua, avrei preso una schnitzel, però è veramente buono, gli do un bell'otto. Io gli do 37. C'ha un cuore di gelato anche. Abbiamo perso Francia. Ma questi sono pazzi.
sto rotolando, ho mangiato troppo. Che bella scoperta è stata questo posto. Sì, e ragazzi, ha aperto da un mesetto, quindi siamo trendsetter anche a Berlino. Amici italiani che vivete a Berlino, e voi lo conoscevate? Dimenticavo, abbiamo speso 60 euro. Hai dimenticato il fatto che non vedrai la partita? Ecco, diciamo caro Billy che se non mi ricordavi questa cosa sarebbe stato meglio, però. Tra un boccone e l'altro siamo venuti a farci un giretto da questo Urban Nation, che è un museo di arte contemporanea, se ho capito bene. E io che giro apposta il mondo alla ricerca di arte contemporanea potrò mica farmelo sfuggire. Museo gratuito, super consigliato, perché se vi prendete il tempo di leggere la descrizione delle opere, parlano di temi attualissimi, punti di vista diversi, polarizzazione, razzismo, percezione della realtà. Tra l'altro anche breve, mezz'oretta, ve lo vedete tutto. Trovato così a casaccio sull'internet. Questa stanza non è un'opera d'arte, ma banalmente è il bagno. Ma adesso andiamo dove c'è la cultura vera e le emozioni veri. Dobbiamo attraversare. Bene, ma veniamo al momento culturale, quello di spessore. Il museo di David Hasselhoff. Signori e signori, benvenuti nel museo di David Hasselhoff, dove la cultura diventa emozione. È un posto grande come il bagno di casa vostra, grosso modo. Tra l'altro l'ha scovato Franci sull'internet e se ne prende tutti gli oneri e gli onori, ma molto contento di essere venuto a vederlo. È gratuito, sta all'interno di un ostello e ci sono tutti i cimeli del nostro eroe. Ah, e quella lì è la luggage room. Sì, la luggage room lì dietro probabilmente è il più grande del museo dell'Ottimo David. Però è molto serio, perché oltre ad esserci un murales gigante dell'Ottimo David, c'è anche l'autografo dell'Ottimo David. Io praticamente ho esaurito tutta la mia gioventù guardando Supercar e avevo anche quei DVD che poi ho venduto. Questo CD però, attenzione, ha fatto anche un album. Ovviamente c'è anche tutta la sezione di Baywatch, altri oggetti di culto e poi un quadro che onestamente ci vedrei bene nel mio soggiorno. Trovate questo fantastico museo al Circus Hostel, solo grandi contenuti da Gian e Franci su questo canale. Ho la pelle d'ocra. Many hours later. Cheers! Siamo venuti in un locale che si chiama Annelies. È noto per brunch, colazioni. Non dovevamo venire qua, dovevamo andare in 1000 altri posti che non siamo riusciti ad andare perché i pianeti non si sono allineati, ma questo posto è perfetto per portarvi un panino che spero sia buono, sicuramente molto porcoso. Raga, ma cos'è? Sarà più che altro un problema da mordere secondo me adesso. È più alto che largo. Sono in seria difficoltà nel morderlo, per cui non so come farai tu. Si sta smontando tutto da sotto. Bisogna essere dei pro anche nell'impugnarlo questo qua. A camere spente Giano già mi ha detto che io non sono in grado di mordere questo panino nel modo corretto, giusto per mettermi pressione. Occhio che ti cola tutto dal retro. Molto porcoso, super spicy la mayo. Già il modo in cui lo impugni si vede che gli dai del voi ai panini tu. Sta cedendo. È maialosissimo, ragazzi. Una cosa maiala, ben fatta. Qui mangiate una cosa un po' diversa e che non è proprio mainstream come sono gli altri. Di fatto è la ricostruzione della colazione salsiccia, omelette e pane dolce all'interno di un panino. Visto che sembrava brutto prendere soltanto un panino, abbiamo deciso di prendere anche Una muraglia. di prendere le scrambled eggs. La fetta di pane integrale, le scrambled eggs, quindi le uova strapazzate e l'uovo affumicato e grattugiato. A fianco avete il kimchi, vediamo un po', però prima assaggiamo questo qua. Ci sta, ragazzi, il sentore affumicato si sente tanto, Questa è una salsina piccante e acidina buonissima. Quello ancora a fianco è finocchio. Ti dico subito che la parte acidina piccantina è fondamentale E allora la aggiungiamo. in accompagnamento. Con l'uovo ci sta molto bene, ti dirò, la parte affumicata non mi dispiace affatto. Altro piatto super interessante per una buona colazione salata. Finocchio acidino a sgrassare. Buono, bravi. Abbiamo speso 40 euro. Quindi ragazzi, vi abbiamo fatto vedere uno smash burger, un hamburger. Poi siamo andati da Berti con l'hamburger roast beef, che era
parecchio porcoso, per chiudere con questo panino ideale per la colazione, il pranzo, la cena, sta bene con tutto. Varie ed eventuali. Stateci bene, ricordatevi di iscrivervi a questo canale se vi va di contraccambiare tutto l'intrattenimento che vi diamo in maniera totalmente gratuita, e noi ci vediamo al prossimo video. Felicitazioni! Apsh.